Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come potete vedere con Sibille e Oracoli. Quindi come Sibille utilizzeremo il mazzo della facile Sibilla regionale e come Oracoli il mazzo dei messaggi d'amore. Che cosa chiederemo quest'oggi a questo video a variante unica? Chiariremo mai? Quindi parliamo di una storia, di una frequentazione più o meno libera, di una storia clandestina, difficile, in stand-by, arenata, comunque di una situazione che non ha mai visto un punto, una soluzione o risoluzione ai problemi. Quindi l'altra persona in questione, quindi il soggetto della stesa, non vi ha mai dato le giuste spiegazioni, non si è mai aperta fino ad ora al dialogo questa persona e non ha mai quindi cercato neanche eventualmente una riappacificazione. Quindi partiamo da un comportamento non proprio, diciamo, ecco, del tutto saggio e maturo. La facile Sibilla regionale, chi mi segue da tempo ormai lo sa, che è un mazzo piuttosto cattivello, ecco, perché ovviamente l'interpretazione di ogni singola sibilla è chiarissima, inequivocabile e dettagliata. Quindi diciamo che tra i mazzi di sibille, ecco, una facile sibilla regionale effettivamente è quella più tremenda, quindi non lascia dubbi. E una situazione, a mio avviso, come questa, già piuttosto ambigua e nebulosa, richiede un approccio molto chiaro, proprio per aiutare anche voi ad avere la situazione maggiormente chiara davanti ai vostri occhi. Aperta e chiusa parentesi, per chiunque voglia saperne di più circa questo mazzo, io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente, appunto in cui davo una spiegazione molto dettagliata di questo mazzo, molto particolare, usato poco e non capisco perché obiettivamente a me piace tantissimo. È un mazzo, ripeto, molto dettagliato ed estremamente chiaro. Quindi rende anche le letture, direi, piuttosto semplici anche da capire e da interpretare. Quindi senza troppi giri di parole queste sibille permettono di arrivare proprio alla risposta. Voi sapete che ogni mazzo di sibilla è diverso ovviamente dall'altro. Quindi non è come per i tarocchi che possono differenziarsi per quanto riguarda i disegni, iconografie, eccetera, però il significato è lo stesso. Nelle sibille no, quindi ogni mazzo ha il proprio numero diverso di sibille e ovviamente delle definizioni ben diverse. Motivo per cui io poi appunto per le sibille ho fatto diversi video per spiegare un po' tutti i mazzi che io ho e che io utilizzo sul canale e non. Quindi troverete però ovviamente in questo caso il video specifico solo sulla facile sibilla regionale, per chiunque poi voglia approfondire anche le altre sibille, ci sono altrettanti video, ma io vi lascio sempre tutto in descrizione. Torniamo però ovviamente alla stesa di oggi, quindi cerchiamo di capire se questa persona vi permetterà, se non altro, di capirci meglio. Vediamo un po' se questa persona possa iniziare a comportarsi in maniera un po' più matura, quindi non lasciando ovviamente nulla al caso. Quindi cerchiamo di capire se ci sarà tra voi e questa persona appunto un momento di riflessione, un confronto se non altro, d'accordo? Al di là poi di quello che possa essere successo, quindi un chiarimento e ovviamente una altrettanto possibile riappacificazione. Dunque, iniziamo appunto a mescolare il mazzo della facile sibilla regionale e ovviamente, come sempre, affidiamoci al principio di sincronicità. Vediamo un po'.
Perfetto, come potete vedere qui abbiamo la stesa a 5 carte, una stesa che io uso molto spesso, soprattutto con le sibille, una lettura utile soprattutto appunto per i ritorni, che analizza, come vedete, 5 carte, anche se in realtà poi sono 4 posizioni. Ora vi spiego. Prima posizione, il passato, quindi ciò che ha causato il problema. Cerchiamo anche appunto di capire però effettivamente quindi perché questa persona si sia comportata male in un determinato modo, cosa abbia provocato realmente però la chiusura o lo stand-by o il litigio. Seconda carta, il presente. Cerchiamo di capire ad oggi come sta questa persona lontana da voi. Queste due carte, terza e quarta carta, vanno lette insieme. Sono inerenti le sue volontà, diciamo, ecco, i suoi progetti, i suoi programmi, cosa pensa di fare, cosa intende fare riguardo a voi, al vostro rapporto, se ha intenzione di scrivervi, di parlarvi, di chiarire finalmente. Ultima posizione è l'esito, quindi che cosa farà realmente però, al di là di quello che ha intenzione di fare. Iniziamo ragazzi dalla prima carta, quindi cerchiamo appunto di capire in passato, quindi che cosa realmente possa essere accaduto tra voi e questa persona, quindi ovviamente il problema, la questione. Allora, e qui abbiamo il giovane di casa. Siamo ovviamente già con un quadro piuttosto completo di questa persona. Allora, il giovane di casa, fuori di metafora, rappresenta una persona piccola, quindi una persona, mamma mia, terribilmente immatura. Questa è una persona che non sa gestire questa storia, la vostra frequentazione, ma credo a questo punto nulla sappia gestire questa persona. Anche il fatto poi che non cerchi un chiarimento, ripeto, è un esempio di immaturità. Ecco, tutto ruota attorno a questa immaturità, cioè questa persona, ragazzi, non sa chiarire neanche con se stessa ciò che possa essere accaduto. Questa è una persona molto infantile, ragazzi, è una persona molto immatura, è una persona che non sa come cercare di risolvere, se non altro tentare di risolvere una situazione. È una persona che o è molto giovane a livello anagrafico, quindi si può comprendere una certa difficoltà, se vogliamo, dai, nel giustificare, nel vivere una determinata situazione, quindi diciamo che può essere giustificata questa persona se però l'età anagrafica è molto bassa, quindi se la persona è molto giovane, altrimenti no, cioè non ci sono giustificazioni, è semplicemente una persona tanto immatura. È una persona non preparata a gestire una determinata criticità. Attenzione però, come potete vedere questa carta è legata al Cavaliere di Coppe, che nelle accezioni negative rappresenta l'individuo che si lascia colpire, diciamo, ecco, dalla bellezza estetica di una donna, anche dall'adrenalina di una situazione, ma che, come è tipico del Cavaliere di Coppe in accezione negativa, lascia però le situazioni in maniera superficiale, quindi non approfondisce i sentimenti. È la carta che parla del flirt, della cotta, ma non di un reale sentimento, quindi anche non di una reale, diciamo, e seria progettualità. Quindi comunque questa persona non era assolutamente preparata e non è assolutamente preparata a gestire una situazione d'amore seria, ma questa persona è anche partita in maniera diversa rispetto a voi, perché è una persona che obiettivamente non è riuscita, nonostante magari le tempistiche
la durata del vostro rapporto, cioè voi potreste essere stati insieme magari per non so quanto tempo, quindi magari anche per mesi, ecco, questa persona non è riuscita ad approfondire i suoi sentimenti a tal punto da volersi ora rimettere in gioco o in passato evitare un litigio, un allontanamento. Quindi i sentimenti c'erano, ma ancora embrionali, piccoli, vedete, come il bambino. Quindi una persona che sì, poteva essere innamorata di voi, sì, però più una cotta, uno sbandamento, un flirt, qualcosa di importante, per carità, di bello, di molto coinvolgente, ma ancora superficiale. Quindi qui abbiamo già una spiegazione, vedete, molto netta, molto chiara, come tipico della Sibilla, cioè di questo mazzo di Sibille, perché le ragioni del suo comportamento, che stanno alla base anche del non cercarvi, sono due. Una profonda immaturità, cioè questo è un bambino piccolo, può avere anche veramente 50 anni, 60 anni, ma è un bambino. E quindi è immaturo, è infantile, non sa gestire l'amore, non sa prendere in mano le situazioni. Non è una persona saggia questa, cioè. Ma la seconda motivazione è legata anche al fatto che i suoi sentimenti, quello che provava, non erano evidentemente cresciuti tanto, abbastanza, da portare questa persona a cercare di salvare il salvabile. Se io amo profondamente una persona, di fronte anche ad una grave situazione, un grave litigio, faccio di tutto per cercare di salvare la situazione, di non litigare o comunque di riappacificare poi la situazione, no? Quindi di portare pace, di chiarire. Cioè, se io sono innamorata di una persona e la amo profondamente, faccio di tutto. In questo caso questa persona, partendo ovviamente dalla definizione base, dal titolo della stesa, sino ad ora non ha fatto nulla. Ecco, la motivazione sta in questo. Una persona immatura è una persona ovviamente che non ha e non aveva dei sentimenti tali da portarla appunto a sbloccare velocemente la situazione. Vediamo ora invece nel presente che cosa appunto abbiamo. E qui abbiamo la soddisfazione. Allora, in realtà questa persona in questo momento, diciamo, non è particolarmente, se vogliamo, ecco, impensierita da questa situazione. Ragazzi, ma questa persona è infantile, cioè non si rende neanche conto, ad esempio, magari della gravità del suo comportamento, quindi del non muoversi, del non cercare comunque maggior chiarezza. Cioè, qui ci troviamo veramente di fronte a una persona un po' superficiale, una persona ancora, ripeto, piccola, una persona che ha delle problematiche da un punto di vista emotivo notevoli. Quindi in questo momento questa persona, diciamo, non sta pensando, non si sta prodigando per cercare una risoluzione. Questa persona sta, vedete, pensando di saziare, vedete, di portare soddisfazione unicamente a se stessa. Quindi diciamo che questa persona sta cercando unicamente di non pensarci, di svagarsi, di riempirsi anche la testa con nuovi pensieri, sta cercando magari anche di buttarsi, vedete, nel lavoro, in affari familiari, cioè sta, diciamo, cercando di pensare, come sempre penso, come fa qualsiasi persona immatura e superficiale, ecco, sta cercando di pensare unicamente, ovviamente, a se stessa. Quindi sta cercando lui o lei di non pensare a ciò che possa essere accaduto, proprio per cercare di non soffrirci. Quindi non sta affrontando con maturità quello che è accaduto, bensì sta cercando stabilità,
sta cercando di riportare calma ed equilibrio nella sua vita. Quindi è un atteggiamento fortemente egoistico. Cioè sta cercando proprio di obiettivamente portare, ripeto, vedete, sazietà, pagamento, stabilità nella sua vita. Vuole riportare la sua condizione quotidiana a serenità, senza comunque cercare di analizzare ciò che possa essere accaduto con voi. Quindi non è solo una persona infantile, qui abbiamo anche una persona profondamente egoista, a cui interessa solo ed esclusivamente il proprio benessere. Quindi questa persona in questo momento è concentrata su se stessa, sulla propria vita. Tra l'altro è una carta che parla generalmente anche di eccessi. Quindi potrebbe, diciamo, questa persona essersi gettata nella mondanità, nel divertimento. Non parla di altre donne, ok? Non è una carta che parla di tradimento, ma sta cercando di non pensarci, magari esce di più con gli amici, sta cercando di occuparsi di altre faccende che possano appunto distrarre questa persona da ciò che è accaduto con voi. Quindi sta agendo, a mio avviso, in maniera veramente poco saggia e secondo me anche poco rispettosa nei vostri confronti, Vediamo ora in queste due appunto carte, quindi questa unica posizione da leggersi insieme, cosa pensa di fare. Allora, in realtà qui abbiamo appunto la situazione bloccata, quella che c'è tra di voi, con la carta della pazienza. Quindi ovviamente come tutte le persone infantili, questa persona ovviamente si sta ripetendo, sì, per ora cerca di, diciamo, salvaguardare il tuo benessere, il tuo equilibrio, poi successivamente ci ripresenteremo. Più egoismo di questo ovviamente non si può. Cioè, non intende chiudere la vostra situazione. Assolutamente no. Si prende del tempo, assolutamente, sempre egoisticamente parlando. Aspetta e tenderà ad attendere delle tempistiche che magari per voi possano non essere proprio così, ecco, veloci. Almeno questo è quello che ha in mente, poi vedremo cosa farà realmente, però diciamo che nella sua testolina proprio necessario in questo momento non chiarire, quindi rimanere ferma nella sua posizione, quindi lasciare, vedete, la situazione bloccata per poi eventualmente agire con pazienza. Però questa è una tra le sibille in questo mazzo peggiori per quanto riguarda le tempistiche, cioè lui in questo momento, ad oggi, nel presente, non intende muoversi entro breve, perché questa è una carta che tende a rallentare ovviamente le tempistiche di altre sibille, che magari sono molto veloci. Per esempio la sibilla dell'oggi rappresenta una situazione che si sblocca entro pochi giorni. Ecco, in caso questa sibilla, la sibilla dell'oggi, possa essere abbinata alla carta della pazienza, la pazienza rallenta le tempistiche della carta dell'oggi. Per cui ovviamente non si tratta più di pochi giorni, ma possono ovviamente diventare anche settimane o addirittura mesi. È una carta che tende a rallentare. Questo, ripeto, non quello che farà, ma quello che lui intende fare. Cioè, nella sua testolina in questo momento si sta concentrando sulla sua vita, ma ovviamente non intende nemmeno chiudere con voi, quindi egoismo allo stato puro. Non intende in questo momento, non sente la necessità, nemmeno l'obbligo o il dovere di chiarire con voi. Vuole lasciare la situazione bloccata, attendendo, portando pazienza, cioè questo fa anche del vittimismo. Vabbè, siamo proprio all'apoteosi. Cioè vuole aspettare il momento giusto per agire e ovviamente per poter portare questa situazione a risoluzione. Attenzione però, cosa vedete qui? Quest'uomo come è disegnato? Un uomo incappucciato che pare aspettare al varco qualcuno. Ecco, il significato di questa carta parla però anche di situazioni nascoste, non, ripeto, con altre donne o altre situazioni, ma situazioni nascoste inerenti voi, per cui questa persona potrebbe proprio spiarvi, come sta facendo questo personaggio. Cioè
La carta della pazienza, la Sibilla della pazienza, può essere paragonata al fante di spade, quindi lo stalker per eccellenza dei tarocchi, ok? Quindi una persona che aspetta qualcuno al varco, osservandola però, tramando nell'ombra con sotterfugi, inganni, non mostrando le sue reali intenzioni, ma è a volto coperto, quindi neanche, fuori di metafora, la sua vera natura. Quindi, ragazzi miei, ragazze mie, occhio a questa persona, perché questa è una persona che, seppur possa essersi presentata come brillante, risolta, la persona più innamorata dell'universo, questa è una persona che non la racconta giusta. Quindi ripeto, è una persona che potrebbe avervi parlato di profondi sentimenti, ma non era così. Potrebbe avervi, diciamo, comunque mostrato un lato di sé, ripeto, maturo e saggio, ma non era così. Generoso, ma non era così. Questa è una persona veramente molto superficiale. Ed è una persona che non mostra questa sua vera natura, perché sa che ovviamente non è accettabile, d'accordo? È una carta che parla di trame, di situazioni nascoste, di inganni, di chi non mostra il volto. Dunque, visto che siamo in epoca social, attenzione, perché questa carta riporta, vedete, a chi può spiare con account falsi. Quindi in caso voi utilizziate spesso Facebook, Instagram o che dir si voglia, o altri social, non so cosa ci sia ancora, TikTok, eccetera, ecco, attenzione, perché potrebbero arrivarvi delle richieste, magari da persone che paiono di altro genere, persone completamente differenti, che abitano magari in tutt'altra zona. Ecco, attenzione, perché potrebbe essere proprio il classico account falso. Io di queste cose veramente ormai ne sento di ogni, perché capita frequentemente di ricevere sicuramente richieste di amicizia, di seguito da parte di persone che poi sono tutt'altro e si rivelano magari essere ex piuttosto che persone che si conoscono, che vogliono intrufolarsi nella tua vita proprio perché magari non hanno le potenzialità o le possibilità per poterlo fare, d'accordo? Quindi attenzione anche a questo aspetto, perché è una persona che già mi piace poco, ma obiettivamente con questa carta della pazienza mi piace ancora di meno, perché è una persona che vive di sotterfugi, furba insomma relativamente, perché non mi sembra particolarmente, ecco, vivace a livello mentale questa persona, ma obiettivamente ecco, una persona particolarmente complessa, diciamo così, ecco, quindi una persona che in questo momento pensa, ripeto, pensa di non doversi muovere, anzi di osservarvi, aspettare, attendere furbamente nell'ombra per poter sbloccare questa situazione invece bloccata, d'accordo? Quindi attenzione anche a una persona che potrebbe spiarvi. Ora, spesso mi viene chiesto, potrebbe farmi spiare? Sì, certo, perché questa persona potrebbe non essere lui o lei in persona, ma un amico o un'amica che potrebbe incautamente, ecco, magari prestar fianco a queste, ecco, sue follie, quindi potrebbe, per esempio, chiedere a un amico di inviarvi una richiesta, di seguito, magari appunto dall'account dell'amico per riuscire comunque ad avere informazioni di voi. Quindi questa è una persona, ripeto, dalla personalità appunto particolarmente complessa ed è una persona che obiettivamente sta comunque aspettando il momento giusto per potersi riaffacciare ovviamente a voi, nonostante in questo momento la situazione sia bloccata. D'accordo? Quindi debba comunque frenare, fermarsi e rivedere i suoi progetti che ovviamente aveva con voi. Vediamo ora ragazzi in ultima posizione che cosa effettivamente farà. Ecco, lui fisicamente come volevasi dimostrare. Allora, questa è una persona proprio, è il matto dei tarocchi. Allora, questa carta, lui fisicamente, vedete appunto, è legata al re di bastoni, vedete, quindi all'iniziativa. Allora, questa persona
agirà concretamente ad un certo punto, fisicamente, in maniera molto pratica, in maniera inaspettata. I bastoni parlano di impulsività, parlano di istinto e parlano di desiderio fisico. Perché lui fisicamente? Perché parla di un'azione fisica, pratica, tangibile, che porterà addirittura questa persona, con faccia veramente tosta, di volervi rivedere, perché parla di un incontro vis-à-vis, una persona che vorrà parlarvi vis-à-vis, guardandovi in faccia. Quindi questa è una persona che, se ad oggi, in questo momento, pensa di dover pazientare, però prima o poi questa persona andrà ad agire. Ora, questa situazione non prevede uno sblocco veloce, purtroppo. Perché? Perché la carta lui fisicamente, quindi del re di bastoni, non parla di tempistiche velocissime. Quindi rimangono, ahimè, le tempistiche lunghe della carta della pazienza. Però comunque parla di una persona che d'emblée, così, vi ritorna, arriverà subito al sodo e vorrà vedervi, o comunque cercherà di parlarvi. Quindi purtroppo vince, diciamo, come tempistiche la carta della pazienza, che tra le carte del tempo, perché è una delle sibille del tempo in questo mazzo, rappresenta l'attendere che i tempi siano maturi, quindi i tempi giusti, portando dunque la dovuta pazienza. Ma questa persona prima o poi sbloccherà questa situazione. Perché lo sblocca? Perché sblocca questo momento di difficoltà? Perché cercherà un chiarimento? Questo è un re di bastoni. Per desiderio fisico. Perché voi gli piacete. Ma non perché questa persona crede di aver sbagliato, sa di aver sbagliato. Quindi non dopo un'attenta riflessione, non dopo un mea culpa, non dopo, diciamo, comunque aver riflettuto anche sui suoi sentimenti. Non è un re di coppe, quindi non per un amore, un trasporto devastante, ma perché questa persona vi desidera. Questa persona impazzisce senza di voi da un punto di vista fisico. Quindi, seguendo la carta della pazienza, attendendo tempi maturi, questa persona vi vorrà addirittura rivedere, chissà come mai. Quindi, al di là della voglia comunque di chiarire, questa voglia di chiarire, che spiegazione ha l'erotismo, la passione? Voi piacete da matti a questa persona, ma questo è un atteggiamento di maturità? Questa carta mi riporta a questa, quella della soddisfazione, cioè di una persona che comunque pensa unicamente a soddisfare se stessa, quello che vi ho detto nel presente. Quindi attenzione comunque a questi comportamenti, e al ritorno che ci sarà da parte di questa persona, che addirittura vorrà vedervi. Ma attenzione. Dunque, ora possiamo appunto estrarre anche degli oracoli per cercare ovviamente di capire appunto questa persona a cosa sta pensando. Quindi vediamo un po' cosa vorrebbe dirvi se potesse farlo. Vediamo un po' cosa nella sua testolina. Vediamo un po'. Perfetto. Allora,
Vediamo un po', quindi, quale oracolo abbiamo qua. Ecco, non apprezzato. Sentivo che non ti importava nulla di me, della nostra storia. Non l'hai saputa apprezzare abbastanza. Dunque questa persona, come vi ho detto con la carta della pazienza, sta anche facendo dell'inutile vittimismo. Quindi questa persona pensa addirittura che dobbiate essere voi a sbloccare la situazione. Addirittura. Quindi questa persona sta facendo che cosa? Giovane di casa, bambino, i capricci. Questi sono capricci. Cioè, addirittura pensa che voi non abbiate appunto apprezzato abbastanza la sua presenza. Mamma mia. Quindi sono capricci. Si è offesa questa persona e si aspetta addirittura che siate voi a dimostrare invece interesse nei suoi confronti. Ovviamente la carta del runner, ovviamente rappresenta chi scappa, chi fugge, per cui questa persona sa ovviamente che in questo momento sta fuggendo, ma come vi dicevo con la carta della pazienza e della situazione bloccata, non voglio più fuggire. Quindi arriverà il momento giusto in cui ovviamente io non scapperò più e quindi tornerò da te. Però con pazienza, mi raccomando, perché adesso sta facendo i capricci. E qui abbiamo l'insoddisfazione. Non sono felice per come le cose sono andate o comunque stanno andando. Di nuovo questa persona, per carità, pare dispiaciuta, ma anche in questo caso tra gli oracoli, proprio come abbiamo visto con le sibille, non si sta guardando dentro. Quindi non sta facendo un esame di coscienza. È concentrata questa persona solo ed esclusivamente, come vi ho detto con la sibilla della soddisfazione, sui suoi sentimenti, sui suoi desideri, su come avrebbe voluto portare avanti la situazione, sta puntando i piedi come fanno i bambini e si sta incaponendo in questa direzione. Quindi una persona che si è sentita ferita sul nulla, una persona che sa che ovviamente tende a scappare di fronte alle situazioni, lo sa, ma non ha intenzione di cambiare, sta solo procrastinando il momento in cui tornerà da voi, perché sa che appunto tornerà da voi, con però ovviamente le dovute tempistiche che voi dovreste ovviamente sopportare dal suo punto di vista, perché è lui l'offeso e lei l'offesa, anzi è lui o lei che fanno bene ad essere offesi, perché voi non gli avete dimostrato abbastanza, questo sempre da parte sua, per quanto concerne le sue elucubrazioni. E abbiamo ovviamente anche la carta dell'insoddisfazione. Sta piangendo su ciò che è accaduto, sul latte versato. Quindi non è soddisfatta, non è stata soddisfatta questa persona per come le cose sono andate. Avrebbe sicuramente voluto gestirle in maniera diversa, ma questa persona è risentita da questa situazione. Ripeto, triste, sì, sicuramente, impaziente attesa che la situazione proceda come vuole lui, come vuole lei, non si sta assolutamente facendo un esame di coscienza. Lui o lei, per carità, è impeccabile, mai sbagliato, anzi addirittura subito, quindi sta facendo del vittimismo. Tornerà, certo, assolutamente sì, addirittura vorrà anche rivedervi, però preda dell'impulso fisico, della passione e ovviamente anche del desiderio erotico, pratico, concreto. Quindi qui parla questa carta di incontro, dove questa persona potrebbe palesarvi questi oracoli, questi pensieri. Persona a cui andrebbe risposto in un determinato modo, però. Ovviamente.
facendo capire a questa persona che un rapporto di coppia non è un asilo. Ma in teoria dovrebbe essere il rapporto tra due persone mature, ugualmente mature. Quindi è chiaro che questa è una stesa, ve l'avevo detto, estremamente chiara, perché le sibille, questo mazzo di sibille, la sibilla regionale è così, quindi ha questa modalità di risposte molto chiare. Ovviamente aiutano anche a comprendere meglio una determinata situazione, proprio nel concreto, sia del passato che del presente ovviamente e del futuro, con anche ovviamente l'aiuto da parte di questi oracoli. Dunque, come sempre questa stesa termina qui. Ovviamente ragazzi questa è una stesa interattiva. Io lo ripeto sempre, per chiunque voglia su questa determinata specifica situazione una stesa personale, io effettuo consulti privati, quindi basta contattarmi ovviamente all'indirizzo email che io lascio sempre a schermo, ovviamente a video e in descrizione. Quindi per avere delle specifiche, delle stese specifiche sulla vostra situazione. Questa ovviamente è una stesa interattiva, questo lo ripeto ovviamente sempre. Come sempre ovviamente dal vostro punto di vista mi raccomando mettetevi come priorità anche voi, ponetevi in questa condizione, cioè di cercare soddisfazione per quanto concerne ovviamente voi stesse. Forza, coraggio e determinazione, questo sempre. Buon percorso karmico e buon incontro con questo personaggio particolarmente birbantello ed egoista. A presto!